Mancano ormai pochi giorni a Path of Thunder, evento che nasconde match molto importanti che potrebbero stravolgere la Stardom. In questo video però ci concentreremo sulla battaglia valevole per il Future of Stardom Championship. Sì, perché Miyu Hamasaki, dopo aver difeso il titolo contro Hanako, si appresta ora a difenderlo contro un'avversaria che ha tutto da dimostrare e che ha voglia di far maledettamente bene davanti al pubblico di casa. Ina arriva a questo match col vento in poppa, anche perché ha il favore di casa, essendo lei originaria di Utsunomiya, spero di averlo pronunciato bene, città che ospiterà appunto il pay-per-view. Inoltre questa opportunità regalata per certi versi dall'attuale campionessa può essere un qualcosa che potrebbe finalmente strappare la giovane stella di Gozai dall'anonimato. Sì, perché abbiamo già parlato della sua situazione negli scorsi video e sappiamo bene come Ina non goda del successo delle sue sorelle e di come sia rimasta indietro anche in termini di prestazioni rispetto ad Hanan e Rina, ma questo non l'ha scoraggiata, anzi le ha permesso di credere sempre più in se stessa fino ad arrivare a giocarsela ad armi pari con Miyu Hamasaki. Una Miyu Hamasaki che arriva forse a questa sfida come favorita, anche grazie alle sue recenti vittorie, non solo in singolo ma anche in gruppo con Neo Genesis, una unit che sembra avere un momento positivo, così come tutte le stelle che compongono questa stable. Infatti Miyu Hamasaki si presenterà a questa battaglia da doppia campionessa, potendo sfoggiare non solo il Future of Stardom Championship, ma anche l'Artist of Stardom Titles che condivide con SLK e Azumi. Un bel traguardo per Miyu che fino a poco tempo fa faceva fatica a trovare se stessa, forse anche per mancanza di coraggio, ma che oggi può risultare una lottatrice da tener d'occhio. Questo fa sì che la Masaki si sia trasformata in un'avversaria temibile per chiunque, capace di impensierire anche le wrestlers, più capaci, grazie alla sua tenacia e al suo talento cristallino, che sta emergendo sempre più man mano che passa il tempo. Sì, perché Miyu Hamasaki nell'ultimo anno è maturata davvero tanto e questo l'ha resa una campionessa molto credibile. A prova di ciò ci sono anche le sue difese contro avversarie tutt'altro che facili come Hanako o Sayaka Kurara, due atlete in rampa di lancio, senza scordare ovviamente che Mio è stata colei che ha fermato il regno mastodontico di Rina. Insomma, una Mio Hamasaki che non sta facendo rimpiangere il regno di Pink Devil. Dall'altro canto Ina è consapevole di quanto forte sia Miyu Hamasaki, anche perché condividono un passato non troppo lontano a dire il vero, insieme. Sì, perché, fino a metà dello scorso anno Miyu e Ina erano compagni di stable nelle Queen's Quest, quindi è pensabile che le 2 si conoscono a menadito. Questo potrebbe fare la differenza tra vittoria e, la sconfitta, ma c'è di più. Come sottolineato ad inizio video, il lottare davanti alla sua gente potrebbe infondere a Ina maggiore energia che potrebbe servirle per superare l'ostacolo chiamato Miyu Hamasaki e vincere finalmente il suo primo titolo in Stardom. Detto ciò, io credo fortemente nella vittoria di Ina. Lo ammetto, sono speranzoso verso un suo successo, se non altro perché sarebbe bello farle vincere il suo primo titolo davanti al suo pubblico. Non mi fraintendete, non ho nulla contro il regno di Miyu che oggettivamente mi sta, piacendo, ma siccome la stella di Neo Genesis può già vantare una cintura, l'eventuale perdita del Future of Stardom Championship non intaccherebbe più di tanto il suo percorso, che la porterebbe comunque a far sfoggio delle sue abilità in match importanti legati proprio agli Artists of Stardom Titles.
A mio avviso questo match per Ina è una sorta di ora o mai più. Voglio dire, in caso di sconfitta ci sarebbe di certo tempo per lei per, sopperire a tutto ciò, puntando ancora e ancora a questo titolo o anche ad altri obiettivi. Ma se davvero la Stardom vuole far uscire dal guscio la giovane stella di Gozai, allora secondo me questo è il momento giusto. Ora però, parola a voi. Fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di salutarvi vi invito a lasciare un like, a condividere questo contenuto con quante più persone possibili e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi video. Inoltre, permettetemi di ricordarvi che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Sul sito web, così come sui canali social, troverete sempre news, rumor, speciali sulle vostre atlete preferite e quant'altro. Vi consiglio di dare un'occhiata ai link qui sotto per tutte le info. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere, per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima! Bye bye!